Jiu-Jitsu e ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, ciao, benvenuti, io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto iscrivetevi per non perderne nessuno. Come avrete capito dal titolo è di nuovo arrivato il momento di condividere con voi i prodotti che ho terminato nel corso degli ultimi mesi, anche perché la mia scatola dei prodotti finiti è piena fino all'orlo, non ci sta più nulla. Ho cose di vario genere, trucchi, prodotti per la cura della pelle, prodotti per capelli, maschere, insomma davvero un po' di tutto e come ogni volta condividerò con voi delle piccole recensioni facendovi sapere se mi sono piaciuti oppure così così, se li ho già ricomprati oppure no. Visto che come al solito c'è un sacco di roba, io direi di non perdere altro tempo nell'introduzione e di partire immediatamente, pescando in modo assolutamente casuale. E la prima cosa che capita nelle mie mani è una crema per il viso da notte della Clinique La Repair Wear Sculpting Night Cream, che è una delle mie creme notte preferite in assoluto. Sono più che certa che sia già comparsa anche nei miei ultimi video dei prodotti terminati, perché l'ho ricomprata 1000 volte, anche se in questo momento ne sto utilizzando delle altre che vedrete anche comparire in questo video. In ogni caso, pollice alzato senza ombra di dubbio, una crema validissima, ha un discreto rapporto qualità-prezzo, è abbastanza cara ma dà anche degli ottimi risultati. È una crema che va a tonificare, levigare la pelle e anche a combattere le piccole rughe, ha una consistenza in gel interessantissima e anche molto piacevole da stendere sul viso, insomma consigliata. Poi ho una serie di scrub, una serie abbastanza importante. Partiamo dal primo, della Body Shop, è il Piñita Colada, credo fosse un'edizione limitata dell'anno scorso. Il profumo è proprio quello della Piña Colada, ananas e cocco, molto interessante. La consistenza era perfetta perché non era né troppo aggressivo né troppo poco. L'ho finalmente utilizzato, non l'ho ricomprato perché credo che non sia più disponibile in questo preciso momento. E poi, visto che siamo sulla scia degli scrub, un altro della Body Shop, forse anche questo è in edizione limitata ma non ne sono sicura. In ogni caso vi ricordo che come ogni volta sul mio blog troverete i link a tutti i prodotti che sono reperibili online, sia per avere maggiori informazioni sia per conoscere i prezzi, ma anche se eventualmente foste interessati ad acquistarli, e ovviamente il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Questo, come dicevo, è un altro scrub della Body Shop, il Virgin Mojito, mi sembra che ci sia un tema ovvero i cocktail. Questo mi è piaciuto tantissimo, la consistenza era leggermente diversa, nel senso che il Virgin Mojito era più gelatinoso, questo invece era più cremoso. In entrambi i casi mi è piaciuta molto anche la consistenza e il grano dello scrub. Virgin Mojito perché ovviamente in questo caso profumerà ancora? Sì, di lime e menta. Sono due scrub che ho amato molto e che vi consiglio. Il terzo, e credo sia anche l'ultimo, sì, è della Body Shop ed è lo Sugar Crush Body Scrub. Non è della Body Shop, è della Soap & Glory, ero ormai partita col Body Shop ma questo è della Soap & Glory. È uno dei prodotti classici della linea Soap & Glory, uno scrub a base appunto di zucchero di canna, lime, olio di mandorla e grani di macadamia, che è una noce. Anche in questo caso mi è piaciuto tantissimo, se non ricordo male leggermente più abrasivo rispetto a quelli della Body Shop. Tutti e tre però sono prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, molto validi, che vi consiglio anche se non li ho più ricomprati perché in questo momento sto utilizzando degli altri scrub di altre marche. Poi il prossimo prodotto che pesco è della Clinique ed è una crema per il contorno occhi, All About Eyes Rich, che va a ridurre le occhiaie, a sgonfiare le borse e anche a combattere le piccole rughe. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, quindi pollice alzato senza ombra di dubbio. Ne basta pochissima, la profumazione è molto delicata, così come è molto delicata anche la crema, che assolutamente non va a irritare gli occhi, come spesso può accadere con certe creme se sono troppo aggressive. Molto delicata, perfetta appunto per ridare idratazione e vita al contorno occhi.
quindi se non si è capito, pollice su anche per questa crema. Il prossimo prodotto terminato è una crema per il corpo della Body Shop, la Japanese Camellia Cream, che fa parte della linea Spa of the World, la linea leggermente più alta e anche leggermente più cara di Body Shop. Profumazione spettacolare alla camellia, alla camellia, che è un fiore, se non sbaglio. La texture era abbastanza ricca, ma come tutte le creme che amo, penetra facilmente e velocemente nella pelle, quindi non bisogna massaggiarla troppo a lungo. Molto idratante, appunto, profumazione spettacolare, anche in questo caso pollice su. Non l'ho ricomprata, ma non escludo di ricomprarla in futuro. E visto che siamo sul tema dei prodotti per il corpo, prendiamo anche un'altra crema corpo di Jo Malone, decisamente più cara, alla tuberosa angelica. Vediamo se si sente ancora il profumo. Sì, perché un pochino dentro ne è rimasta. La profumazione è, mi viene da dire, più elegante rispetto a quella della Body Shop. Il prezzo è, come ho già detto, decisamente più alto. È una crema che mi è piaciuta perché ha una texture meno, come posso dire, è meno corposa rispetto a quella della Body Shop, quindi più piacevole anche da applicare sul corpo, si assorbe in fretta, però onestamente, mettendole vicino e confrontando i prezzi, vi consiglio comunque quella della Body Shop, perché appunto ottimo rapporto qualità-prezzo. Quella di Jo Malone è un po' più una coccola, che però appunto non ho ricomprato e non credo che ricomprerò, ma mai dire mai. Parlando di prodotti molto cari, ecco il prossimo che ho terminato, ed è la Lift Essence Cellular Rose Night Cream di By Terry. Una crema notte per il viso, carissima, ve lo dico subito, ma che mi ha conquistata fin dal primo utilizzo. Intanto profuma di rosa, che per me è un grandissimo plus, è violetta, cosa che mi aveva abbastanza stupito, ma quello che mi ha conquistato immediatamente è il fatto che ha una texture abbastanza ricca, ma penetra all'istante nella pelle e la pelle risulta immediatamente più liscia, più distesa e anche più morbida. Una sensazione che non avevo mai provato con nessun altro tipo di crema per il viso, davvero una sensazione istantanea che mi ha conquistato, tant'è che nonostante sia carissima l'ho già ricomprata, e questo dice molto. E poi appunto le due maschere che vi faccio vedere, ma così en passant, in modo assolutamente veloce. Una è della Sephora, la Mask Visage all'avocado, che ha una proprietà nutriente e riparatrice, e l'altra è Panda's Dream Eye Patch di Tony Moly. Due maschere di quelle in tessuto, questa è per il contorno occhi, questa invece è per tutto il viso. Mi piacciono molto questo genere di maschere perché sono veloci, semplici da utilizzare e hanno anche un prezzo più che abbordabile, quindi se cercate delle maschere viso o contorno occhi non troppo care ma che facciano comunque il loro lavoro, vi consiglio quelle di Sephora in generale, ma anche quelle di Tony Moly, che è un brand coreano. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Prossimo prodotto, un fondotinta, quindi passiamo al mondo dei trucchi. Il fondotinta in polvere di Laura Mercier, non ne resta più niente, però è fatto in questo modo e poi sotto c'è la spugnetta. Abbastanza coprente, ma tende a seccare un po' troppo la pelle e appunto non l'ho più ricomprato e non credo che lo ricomprerò, quindi è uno dei pochi prodotti che da così è passato a, diciamo, non proprio pollice giù ma pollice a metà. Il prossimo prodotto, ancora per la sezione trucchi, ne ho soltanto due, quindi ve lo mostro subito, è questo, ovvero il correttore della Sephora, Anti-Cern Haute Couvrance, quindi anti rughe, credo, con alta copertura. Infatti è molto coprente, forse persino troppo. Diciamo che va meglio per l'inverno rispetto all'estate, almeno questo è quello che penso io, perché appunto avendo questa coprenza davvero altissima tende in estate anche a lasciarsi andare leggermente. L'ho utilizzato fino alla fine perché comunque è un buon prodotto, ottimo rapporto qualità-prezzo, non finiva neanche nelle rughette, forse proprio perché anti-cern significa quello, però appunto un po' troppo pastoso e un po' troppo
coprente, un po' effetto mascherone, quindi non l'ho ricomprato ed è anche in questo caso un pollice a metà. Adesso ho 1, 2, 3, 4 prodotti per i capelli, quindi passiamo a questi prodotti perché se no non finiremo mai questo video. Il primo prodotto per capelli è della KMS California Free Shape Quick Blow Dry. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo ma che fatico a trovare in vendita. In ogni caso non l'ho più riacquistato proprio perché ho difficoltà a reperirlo. Si tratta, in poche parole, di uno spray che velocizza l'asciugatura dei capelli, quindi meno tempo sprecato con il phon, meno calore sui capelli, ottimo prodotto, non li appesantisce, non li secca e velocizza appunto l'asciugatura. Poi una maschera invece per capelli della Alterna, la Caviar Anti-Aging Moisture Intense Oil Creme Deep Conditioner, un sacco di roba. In buona sostanza è una maschera per capelli molto secchi e molto trattati, proprio come questi signorini qua che ho in testa, che a forza di fargli decolorazioni prima o poi resterò calva. Mi è piaciuta molto perché appunto nutre a fondo i capelli, li va un po' a ristrutturare, a ridargli vita, soprattutto quando sono molto secchi e molto trattati. Quindi anche in questo caso consigliatissima. Se troverò un link per acquistarlo online ve lo metterò sul blog. Un altro prodottino nuovo, questo me l'ha consigliato il mio parrucchiere, è della Redken ed è Extreme Length Primer, una sorta di balsamo / maschera da applicare soprattutto sulle punte, che va a nutrirle, idratarle, renderle un po' meno secche, prevenire le doppie punte e fa appunto ogni tanto mi perdo in queste cose, scusate, fa appunto anche un po' da balsamo, distriga i capelli, li rende più morbidi. Io ho questa versione piccolina ma mi è piaciuto tantissimo e credo che la prossima volta che capiterò dal mio parrucchiere prenderò la versione un po' più grande, almeno io credo che questa sia la versione piccolina. E l'ultimo prodotto terminato di questo video è un termoprotettivo per capelli della Tresemme Heat Defense Styling Spray, che protegge e rende più luminosi i capelli. Uso ogni volta questi prodotti quando arriccio oppure stiro i capelli con piastre, phon o appunto arriccio i capelli. È fondamentale farlo perché appunto li protegge dai danni causati proprio dal calore. Questo è il mio preferito in assoluto, non so se l'ho già detto. Io lo compro di solito in Inghilterra e ne faccio scorta, infatti l'ho già riacquistato, anche perché in ogni viaggio ne compro 2, in modo che quando ne finisco uno sono sicura di avere già l'altro a portata di mano. È uno spray molto fine, ovviamente finito, è uscita solo una goccia, si stende facilmente, non appesantisce i capelli, non li rende unti o grassi, perché a volte mi è capitato che alcuni prodotti simili lo facessero, il che è veramente un incubo, perché dopo aver lavato i capelli è l'ultima cosa che vogliamo, averli di nuovo grassi. In ogni caso consigliatissimissimo. Se troverò un link anche questa volta lo metterò sul mio blog. E voilà, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine di un altro video dedicato ai prodotti che ho terminato nel corso degli ultimi mesi. Come ogni volta io spero che le indicazioni che ho condiviso con voi vi siano utili in qualche modo, anche per orientarvi magari nei prossimi acquisti. Come avrete notato, la maggior parte dei prodotti inseriti in questo video mi sono piaciuti molto, alcuni sono molto cari, altri sono decisamente più abbordabili, c'è qualcosa un po' per tutti. Se questo video vi è piaciuto, quindi, come ogni volta, io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Vi ricordo che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti che è possibile acquistare online e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto. Direi che davvero non c'è altro, per oggi è tutto, io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima. Non mancate, ciao!